Okay, we're here with Diego Fusaro, a young Italian philosopher, and he's gonna talk about the relationship between Marx and Heidegger. Marx e Heidegger sono stati al centro di un interessante dibattito filosofico da parte degli studiosi, soprattutto negli anni 70. So Marx and Heidegger have been at the center of an interesting debate among scholars, above all during the 70s. In apparenza sembra che i sistemi di pensiero di Marx e Heidegger poco o nulla abbiano a che fare. Apparently, it seems that the two thought systems, Marx and Heidegger's, have nothing to do with each other. Ma in verità, a un esame più attento, si possono trovare interessanti punti di tangenza. But actually, after a more careful examination, one can find interesting points of contact. Sappiamo ad esempio che in Essere e Tempo del 1927 vi sono impliciti rimandi alle teorie di Marx. We know, for example, that in Being and Time, 1927, there are implicit references to Marx theories. Soprattutto per quel che riguarda la teoria heideggeriana della deiezione e della inautenticità. Above all, for those Heideggerian points that are thrownness, Geworfenheit, and inauthenticity, Uneigentlichkeit. E anche per la teoria del Verfallen, la deiezione, che ha molti punti di tangenza con la teoria marxiana della Entfremdung, l'alienazione. And also for the theory of Verfallen, dejection, that has many points of contact with Marx's theory of alienation. Si è sostenuto, ad esempio, che Heidegger molti di questi concetti marxiani li metabolizza attraverso il Lukács di Storia e Coscienza di Classe del 1923. It has been sustained that Heidegger has metabolized many of these Marx concepts through Lukács' book, Class Consciousness. Storia e Coscienza di Classe. History and Consciousness of Class. In effetti, in Essere e Tempo troviamo alcuni problemi legati alla teoria marxiana della critica della società di massa capitalistica. For in Being and Time we find certain problems linked to Marx's critique of capitalistic society. La società di massa criticata da Heidegger in Essere e Tempo è una società inautentica, fatta di chiacchiera, curiosità ed equivoco. The mass society criticized by Heidegger in Being and Time is a capitalistic society made out of gossip, curiosity and equivocation. Vi è molto in questa critica di Heidegger alla società massificata della teoria di Marx che criticava l'alienazione, la reificazione come cifra del moderno capitalismo. In this critique by Heidegger, one can find many traits that are similar to Marx's critique based on alienation and reification. Marx diceva che nel mondo capitalistico le libere individualità spariscono e resta la massificazione dettata dal capitale. Marx used to say that in the capitalistic society free individualities disappear and what remains is the massification shaped by capital. E anche in Heidegger, in Essere e Tempo, troviamo critiche analoghe alla società alienata dell'inautenticità. And in Heidegger too, in Being and Time, we find similar critiques of the alienated capitalistic society. Come sappiamo, in Essere e Tempo, la società di massa è la società del sì, del man, del sì impersonale. As we know, in Being and Time, mass society is the society of the man, that is to say, of the indistinct you. È la società in cui si pensa, si dice, si crede, in cui cioè l'individualità libera è annullata, proprio come in Marx. It's the society in which they think, they believe, they say
that is to say, the society in which free individual identity is annihilated, exactly like in Marx's analysis. Heidegger dice in Essere Tempo che l'individuo sparisce come in un gorgo nella società alienata. Heidegger, in Being and Time, says that the individual disappears like in a sea vortex in alienated society. Questo vale soprattutto per l'opera di Heidegger Essere Tempo nel suo rapporto con Marx. This relationship with Marx is particularly evident in Heidegger's Being and Time. Ma anche in altre opere successive di Heidegger vi sono punti di interessante confronto con Marx. But also in other works, later works by Heidegger, there are interesting points of comparison with Marx. Sappiamo ad esempio che Heidegger celebra Marx nella famosa lettera sull'umanismo, in risposta a Sartre. We know, for example, that Heidegger celebrates Marx in his famous letter on humanism, in which he answers Sartre. Nella lettera sull'umanismo Heidegger dice che Marx, con la teoria dell'alienazione, si è spinto più in là di ogni storiografismo semplice. In the letter on humanism, Heidegger says that with the theory of alienation, Marx has pushed himself far beyond any historiographical theorization of men. E pare che la teoria dell'alienazione Entfremdung di Marx sia ciò che più ha colpito Heidegger. And it seems that Marx's Entfremdung, alienation theory, is what has struck Heidegger the most. Sappiamo del resto che Heidegger parlerà nei suoi testi di Heimatlosigkeit, assenza di patria dell'uomo moderno come destino mondiale. We know, for example, that Heidegger speaks of Heimatlosigkeit, that is to say, the lack of a fatherland, typical of the condition of modern men, as a world destiny. E questa teoria dell'assenza di patria è un modo di rideclinare il concetto marxiano di Entfremdung, alienazione come diventare stranieri a se stessi da parte dell'umanità. And this theory of lack of fatherland is a way to recast Marx's Entfremdung, alienation theory as a becoming foreign to oneself and oneself's fatherland and hence identity. Ma è interessante vedere anche come Heidegger colloca Marx nella sua particolare storia della filosofia basata sull'essere e sui suoi disvelamenti e occultamenti. But it's also interesting to see how Heidegger locates Marx in his particular history of philosophy based on the history of being and his disclosings. Sappiamo che Marx viene da Heidegger interpretato nel solco dell'idealismo di Hegel e di Fichte. We know that Marx is interpreted by Heidegger in the line of Hegel's and Fichte's idealism. Certo, anche Marx per Heidegger rappresenta un episodio della Seinsvergessenheit, dell'oblio dell'essere. Of course, Marx too, according to Heidegger, represents but an episode of the Seinsvergessenness, that is to say, the forgetfulness, the oblivion of being that characterizes Western philosophy. Sappiamo anche che nella lettera sull'umanismo Heidegger dice che l'umanesimo di Marx è un episodio del nichilismo come oblio dell'essere. We also know that in the letter on humanism, Heidegger says that Marx's humanism is a case of nihilism, that is to say, a case of oblivion of being. E sappiamo che nei testi, dopo la cosiddetta Chere, Heidegger continuamente legge Marx come episodio dell'idealismo.
And we know that in all the texts that follow the Kehre, the turn, Heidegger consistently reads Marx as an episode within the line of idealism. Così, soprattutto, si evince perché Marx sia per Heidegger un idealista, perché come Fichte e come Hegel obblia l'essere e lascia solo quella che Heidegger chiama la Seinsetzung, la posizione dell'essente ad opera della prassi. And that's why for Heidegger, together with Fichte, Marx forgets being and sees reality only as the position of human action. Per Marx, proprio come per Fichte e per Hegel, non vi è l'essere, ma vi è semplicemente l'essente pensato come risultato della prassi. For Marx, as for Fichte and Hegel, there is no being, Heidegger says, but only beings, entities, posed by human action. Come per Fichte il non io è posto dall'io nella prassi, e come per Heidegger le oggettivazioni sono il risultato storico del lavoro della prassi, per Hegel, così per Marx l'essente è sempre Gegenstand, risultato della prassi umana nella storia. So as for Fichte, the non-I is always posed by the I, and as for Hegel, the objectifications are always the result of the imposition by human action. So for Marx, entities are nothing but Gegenstand, that is to say, what stands in front of as a result of human action. La prima delle 11 tesi su Feuerbach lo dice esplicitamente. The first of the 11 theses on Feuerbach says this explicitly. L'oggetto, dice Marx, non deve essere concepito come Objekt, come presenza, o direbbe Heidegger come Anwesenheit. Deve essere pensato invece come Gegenstand, come risultato del porre soggettivo. So the object, Marx says, should not be understood as pure presence, or as Heidegger would say, Anwesenheit, but as Gegenstand, that is to say, as something that stands in front of as a result of human action. È interessante l'interpretazione heideggeriana di Marx perché essa colloca Marx nell'idealismo a tutti gli effetti. So Heidegger's interpretation of Marx is interesting because it collocates Marx within idealism in all of its aspects. Sarebbe qui interessante un confronto fra questa tesi di Heidegger e quella dell'italiano Giovanni Gentile, che pure leggeva Marx come idealista hegeliano e fichtiano. At this point, it would be interesting a comparison between Heidegger and the Italian philosopher Gentile, who also read Marx as an episode within idealism. Se andiamo al di là della interpretazione che Heidegger dà di Marx e ci interessiamo invece al rapporto teorico fra Marx e Heidegger, si possono anche qui rilevare cose interessanti. If we go beyond the interpretation that Heidegger gave about Marx, and we instead focus on the relation between Marx and Heidegger's theories, we can also in this case find interesting points. Per esempio, è interessante vedere le analogie fra il capitalismo come lo critica Marx e il mondo della tecnica così come lo critica Heidegger dopo la Kehre. For example, it's interesting to see the analysis of capitalism in the way it is criticized by Marx and in the way it's then criticized by Heidegger in his writings after the Kehre. Si scopre ad esempio che come per Marx il capitalismo è alienato e alienante,
Così per Heidegger il mondo del Gestell, della tecnica, è inautentico. So one discovers that how for Marx, the very way for Marx, capitalism is alienated and alienating, the same way for Heidegger, the world of techne and technology is inauthentic. Per Marx il capitalismo corrisponde a un'oggettivazione della prassi umana che sfugge di mano agli uomini e che li domina minacciosamente. For Marx, capitalism corresponds to an objectification of human action that defies human control and threatens them in a dreadful way. Sappiamo che per Heidegger la tecnica, il Gestell, corrisponde a un dispositivo anonimo che domina gli uomini e che li controlla. We know that for Heidegger, techne, in the form of Gestell, is an anonymous mechanism that defies human control and in fact controls them, controls human beings and threatens them. La vera differenza forse tra Marx e Heidegger su questo tema sta in quello che segue. The true difference perhaps between Marx and Heidegger on this particular theme consists in what follows. Per Marx il capitalismo è posto dalla prassi umana e quindi può essere trasformato dalla prassi umana. For Marx, capitalism is a result of human action and as such can be modified through and by human action. Per Marx, del resto, la storia è sempre storia dell'uomo, è il risultato delle azioni umane che si oggettivano nel tempo. For Marx, moreover, history is always human history and hence is the result of human actions that objectify themselves in each age. Per Heidegger invece la tecnica, il Gestell, non può essere trasformato e tolto dalla prassi umana. For Heidegger, instead, techne or Gestell cannot be posed or transformed by human action. Per Heidegger, infatti, la storia non è storia dell'uomo, ma è Seinsgeschichte, storia dell'essere, dei suoi svelamenti e disvelamenti. For Heidegger, in fact, history is not human history, but is Seinsgeschichte, to say history of being, of its disclosures and enclosures. Appunto, in Marx l'uomo è libero artefice della sua storia e come si aliena può anche disalienarsi, superando nella prassi il capitalismo. For Marx, man is always the protagonist of his own history, and the very way he alienates himself, that very same way he can also come back to himself. Per Heidegger, invece, non vi è una soluzione prassistica rispetto ai drammi della tecnica. For Heidegger, on the other hand, there is no action that can solve the tragedy of techne. L'uomo in Heidegger figura sempre in forma passiva, non come in Marx come attivo creatore della sua storia. Man in Heidegger appears always in a passive form and not as a protagonist like in Marx. Se in Marx l'uomo è il rivoluzionario attore della sua storia, in Heidegger invece è pastore dell'essere, che deve mettersi all'ascolto dell'essere. If in Marx man is the revolutionary actor of his own history, for Heidegger instead man is the shepherd of being that as such has to listen to being. In Marx la concezione del capitalismo come esito storico della prassi umana ha come conseguenza l'11ª tesi su Feuerbach. In Marx, capitalism as the condition of human being has as consequence the 11th thesis on Feuerbach.
L'11ª tesi su Feuerbach dice che i filosofi hanno solo interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo. The 11th thesis on Feuerbach says that philosophers so far have only interpreted the world. Now we have to transform it. In Heidegger invece la concezione del Gestell, della tecnica come momento di oblio dell'essere, di compimento della metafisica occidentale, non ha come possibile soluzione la prassi umana. In Heidegger instead, the idea of Gestell as the accomplishment of the history of being cannot be transformed by human action. Per questo in Heidegger, come corollario di questa visione della tecnica, non c'è l'11ª tesi su Feuerbach, ma c'è invece il disincantato corollario: ormai solo un Dio ci può salvare. For this reason, in Heidegger, as a corollary to this vision, there isn't the 11th thesis on Feuerbach, but the disenchanted result that an assertion that at this point only a God can save us. È interessante vedere anche come Heidegger critica questa tesi di Marx del possibile superamento rivoluzionario del tecnocapitalismo. It's also interesting to see how Heidegger critiques this idea of Marx of the possible overcoming of technocapitalism. Per Heidegger l'idea stessa della prassi di Marx che supera il capitalismo in realtà resta interna alla tecnica stessa. For Heidegger, the very idea of Marx to overcome technocapitalism is in reality internal to techne itself. Infatti per Heidegger la tecnica, il Gestell, è l'insieme di tutti i modi del porre della prasse. For, according to Heidegger, techne, Gestell, is the ensemble of all the possible ways in which human action poses things. Di conseguenza, il discorso di Marx sulla prassi, che vuole superare il capitalismo, in realtà non fa che riprodurne la visione del mondo, per cui tutto è prassi. For this reason, Marx's vision that wants to overcome capitalism does nothing but repropose the capitalistic vision, according to which it is human action that poses everything. Marx, per Heidegger, in quanto momento fondamentale del nichilismo e dell'oblio dell'essere, ha la stessa visione dell'essente propria del tecnocapitalismo, per cui tutto è prassi, tutto è fare. So Marx, Heidegger says, represents the peak of nihilism, and as such, as the very same vision holds the very same vision of technocapitalism, whereby everything and every entity is nothing but the fruit, the result of human action. Per questo la vera soluzione ai drammi del capitalismo e della tecnica sta per Heidegger non nella prassi rivoluzionaria, ma nella Gelassenheit, l'abbandono, il lasciare essere le cose come sono. For this reason, the real solution to capitalism and techne is not in human action, Heidegger says, but in what he calls Gelassenheit, that is to say, releasement. Let things be the way they are. Questa è la critica che Heidegger muove alle soluzioni di Marx. Forse potremmo anche tentare con Marx di muovere una possibile critica alle soluzioni di Heidegger. This is the critique that Heidegger opposes to Marx's solutions, but maybe we could, starting from Marx, move a critique to the solutions that Heidegger proposes. Infatti la soluzione di Heidegger, la Gelassenheit, il lasciare essere, forse rispecchia essa stessa l'ideologia dell'odierno capitalismo dominante. Perhaps Heidegger's idea of Gelassenheit, of let things be the way they are, is nothing but a mirror of today's dominating ideology. L'odierna ideologia dominante del capitalismo ripete essa stessa ossessivamente che non c'è più niente da fare,
che bisogna rassegnarsi e lasciare essere le cose come sono. So today's capitalistic ideology repeats all over again that there isn't anything to do, that we have to resign ourselves to the status quo and accept things the way they are. L'odierna ideologia capitalistica usa paradossalmente una visione quasi heideggeriana del capitalismo. Today's capitalistic ideology uses, paradoxically, a Heideggerian view of capitalism. L'odierna ideologia capitalistica, proprio come Heidegger, ci dice che il capitalismo tecnico è inautentico, alienante, osceno, ma che non può essere trasformato. Today's capitalistic ideology tells us, precisely like Heidegger does, that capitalism and its worldview is alienating, obscene, degrading, but cannot be overcome. Heidegger, cioè, al di là della sua volontà, viene incorporato come strumento dell'ideologia dominante per liquidare Marx, Hegel e la dialettica. Heidegger, beyond his will, is, in other words, incorporated within capitalistic ideology to eliminate Marx, Hegel, and historical dialectics. Sappiamo del resto che già in Essere e Tempo la dialettica è liquidata da Heidegger come vero e proprio imbarazzo filosofico. We know moreover that in Being and Time already, dialectics is eliminated, is discarded by Heidegger as what he defines a truly philosophical embarrassment. Del resto sappiamo anche che tra gli anni 70 e gli anni 80 il pensiero di Heidegger è servito come camera di decompressione per abbandonare il marxismo da parte di vecchi marxisti. We know moreover that in the 70s and in the 80s Heidegger's thought, Heidegger's speculation has been used as a depressuring chamber for all those thinkers who were abandoning Marxism. In questo modo essi hanno potuto rinunciare alla prassi rivoluzionaria e passare disinvoltamente alla Gelassenheit, al lasciare essere disincantatamente le cose. In this way, they've been able to abandon revolutionary action as defined by Marx to pass with nonchalance to Gelassenheit, Heideggerian Gelassenheit, that is to say, to the possibility of leaving things the way they are. Se per Marx, nelle tesi su Feuerbach, bisogna criticare teoreticamente e sovvertire praticamente, per Heidegger e per l'odierna ideologia dominante si può criticare finché si vuole il presente, ma non è possibile trasformarlo. So, for Marx, on the one hand, in the thesis on Feuerbach, we have to theoretically criticize to then practically and actually subvert things. For Heidegger, on the other hand, we can criticize theoretically all we want, but from the practical point of view, we can do nothing.